Il 9 luglio 1964, il volo United Airlines 823 decollò dall'aeroporto internazionale di Filadelfia, diretto all'aeroporto internazionale di Huntsville, in Alabama. Né l'aereo né alcuno dei passeggeri o membri dell'equipaggio raggiunsero mai la destinazione prevista. I dettagli esatti di ciò che accadde a bordo di quel volo rimangono tuttora un mistero, uno che, nonostante molte indagini pazienti, potrebbe non essere mai definitivamente risolto. Il Vickers Viscount fu prodotto per la prima volta in Gran Bretagna nel 1953. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, la necessità di velivoli militari diminuì e i governi di tutto il mondo cercavano di sviluppare il trasporto aereo passeggeri. Il Viscount fu progettato tenendo presente questo scopo. Fu il primo aereo alimentato da turboeliche e progettato per trasportare un numero relativamente ridotto di passeggeri su frequenti voli a corto raggio. Queste caratteristiche rendevano il Vickers Viscount l'aereo perfetto per la rotta regolare della United Airlines da Filadelfia a Huntsville. Il volo 823 doveva decollare da Filadelfia alle 15:15 e fare soste intermedie a Washington, D.C. e Knoxville, Tennessee, per poi arrivare a Huntsville in tarda serata. La prima parte del viaggio, il 9 luglio, fu di routine e l'aereo arrivò a Washington, D.C. alle 15:54. L'equipaggio non riportò nulla di insolito e nessuna manutenzione straordinaria, oltre alla normale procedura che fu necessaria prima di ripartire per Knoxville alle 16:36. A bordo vi erano 35 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Il volo continuò a operare normalmente, con l'equipaggio che contattò il controllo del traffico aereo di Atlanta mentre si avvicinavano all'aeroporto di Knoxville, prevedendo l'atterraggio alle 18:21. L'equipaggio riportò di aver sorvolato Holston Mountain e richiese l'autorizzazione a scendere a una quota più bassa che venne concessa. Poco dopo fu concesso loro di passare alle regole di volo a vista. Entrambe queste manovre erano normali e previste per un aereo in discesa verso Knoxville. Successivamente, però, l'aereo smise di rispondere alle comunicazioni con il controllo del traffico aereo e deviò dal percorso previsto. Testimoni a terra segnalarono l'aereo che volava a un'altitudine estremamente bassa, con i motori affaticati. Alcuni notarono una luce rossa brillante sul lato dell'aereo, mentre altri segnalarono macchie marroni sulla fusoliera esterna, che sembravano danni da bruciatura. 2 residenti locali rimasero allarmati vedendo ciò che sembrava una persona cadere dall'aereo e atterrare in un'area boschiva. Poco dopo, l'aereo si schiantò contro un pendio e il carburante fuoriuscito provocò un incendio devastante. I residenti dei paesi vicini accorsero sul luogo dell'incidente e vennero raggiunti dai servizi di emergenza pochi minuti dopo. Venne portata attrezzatura per combattere le fiamme, che furono spente con una combinazione di schiuma, acqua e anidride carbonica. Nonostante la risposta straordinariamente rapida, fu subito evidente che non c'erano sopravvissuti. Tutte le 39 persone a bordo del volo 823 persero la vita. Le operazioni di recupero proseguirono per diversi giorni, con i detriti sparsi su un'area di circa 2,5 km², un miglio quadrato. Pochissimi resti dell'aereo erano intatti. Non furono trovati né corpi né bagagli integri. Fu costruita una strada temporanea per raggiungere il luogo dello schianto e centinaia di persone vi lavorarono giorno e notte. Sul posto si trovavano polizia locale, guardie nazionali, paracadutisti, investigatori aeronautici, pompieri e soccorritori volontari di diverse organizzazioni locali. Gli investigatori raccolsero e analizzarono migliaia di frammenti di detriti, mentre i corpi vennero portati in un obitorio improvvisato in una vicina armeria della Guardia Nazionale. Il corpo dell'individuo che era caduto dall'aereo prima dello schianto venne ritrovato dopo una lunga ricerca. La residente locale May Trentham, la cui casa era la più vicina al luogo dell'incidente,
permise ai soccorritori di utilizzarla durante l'impegnativo lavoro di pulizia. Cosa accadde esattamente per causare l'incidente rimaneva un mistero. L'equipaggio era in ottima forma. Il capitano Oliver Sabatke aveva molta esperienza di volo, inclusi atterraggi di emergenza riusciti su aerei militari durante la guerra. Anche il primo ufficiale Charles Young era esperto, con oltre 7.000 ore di volo, di cui almeno 2.000 sul Vickers Viscount. Entrambi avevano recentemente superato gli esami medici, erano completamente riposati e considerati piloti competenti e rispettati. Il tempo era sereno. L'aereo aveva funzionato perfettamente durante i voli precedenti e non vi era alcun segno di guasto meccanico. Cosa aveva causato quindi la deviazione dalla rotta, la perdita di un passeggero e lo schianto contro il pendio? L'indagine fu ostacolata dal fatto che il registratore dei dati di volo, o scatola nera, era stato distrutto durante l'incidente. Era una delle prime volte nella storia dell'aviazione civile che ciò accadeva. Un chiaro segno della potenza dell'impatto e della forza distruttiva dell'incendio conseguente. Esaminando i danni da fumo sui frammenti dell'aereo recuperati, gli investigatori riuscirono a ricostruire parzialmente l'accaduto. Conclusero che l'incidente era stato causato da un incendio a bordo dell'aereo, prevalentemente sviluppatosi nella cabina passeggeri. Sembra che il fuoco si sia sviluppato molto rapidamente, dando all'equipaggio e ai passeggeri poco tempo per reagire. La condizione dell'attrezzatura antincendio a bordo suggeriva che un membro dell'equipaggio avesse lasciato la cabina di pilotaggio e tentato di spegnere le fiamme, ma senza successo. Sembra anche che la cabina fosse stata intenzionalmente depressurizzata, che le finestre della cabina di pilotaggio fossero state aperte e che i dispositivi antincendio nella stiva fossero stati attivati dall'equipaggio, anche se il fuoco non si trovava lì. Queste azioni non facevano parte del protocollo normale per gestire un incendio nella cabina passeggeri, ma gli investigatori conclusero che fossero stati tentativi disperati di espellere il fumo o migliorare la situazione. Il rapporto finale dichiarò: si ritiene probabile che, mentre la situazione a bordo dell'aereo diventava molto grave, le procedure di checklist siano state integrate con qualsiasi azione che offrisse anche una minima possibilità di essere utile. Con lo sviluppo dell'incendio, l'equipaggio potrebbe essere stato sopraffatto dal fumo, o i meccanismi di guida dell'aereo potrebbero essere stati danneggiati. Entrambe le ipotesi spiegano la perdita di controllo dell'aereo nei suoi ultimi istanti. La spiegazione della caduta del passeggero dall'aereo era più complessa. Si concluse che fosse uscito dall'aereo intenzionalmente attraverso un'uscita di emergenza quando le condizioni in cabina divennero insopportabili. Fu identificato come un avvocato noto per la sua paura di volare. In precedenza aveva detto agli amici di sedere sempre accanto all'uscita di emergenza in ogni volo e che, in caso di emergenza, avrebbe preferito tentare di salvarsi piuttosto che precipitare con l'aereo. Diversi potenziali fonti di accensione vennero investigate. Un serbatoio di fluido idraulico infiammabile fu esaminato, ma si scoprì che si era rotto solo dopo lo schianto. Allo stesso modo, una latta di diluente per vernici a bordo fu analizzata, ma non venne trovata alcuna prova conclusiva che fosse stata la causa dell'incendio. Un incendio causato dalla radio, batterie difettose o un passeggero che aveva portato a bordo materiali infiammabili, sia accidentalmente che intenzionalmente. Vennero considerate tutte possibilità. Tuttavia, alla fine non fu possibile determinare l'origine dell'incendio. Sebbene non si potesse identificare il punto di innesco del disastro, furono apportate diverse modifiche a seguito dell'incidente. Il design e la posizione del registratore dei dati di volo usato a bordo del Viscount furono migliorati per renderlo più resistente, con alcune modifiche applicate anche ai registratori di altri aerei. Inoltre, venne scoperta una carenza nell'attrezzatura antincendio a bordo, che fu successivamente corretta. Si trattava di un difetto che non aveva causato né peggiorato questo incidente in particolare,
ma che era stato evidenziato da esso e risolto per prevenire problemi su altri velivoli in futuro. L'incidente ebbe un impatto profondo sulla zona e viene ricordato da molti residenti locali che assistettero al disastro. Un memoriale si trova presso il cimitero di Union a Newport, Tennessee, dove sono sepolti i resti non identificati recuperati dal luogo dello schianto. Nel frattempo, il sito dell'incidente è stato lasciato volutamente indisturbato come segno di rispetto per i defunti. In alcune ricorrenze dell'anniversario della tragedia, i residenti accolgono le famiglie di coloro che persero la vita nell'incidente, organizzando servizi commemorativi per onorare la loro memoria. Un abitante locale, Tom Dyer, ha dedicato molte ore a documentare la storia dell'incidente, mantenendo viva la memoria di quanto accaduto, un mistero irrisolto. La causa esatta dell'incendio che portò allo schianto del volo 823 rimane un mistero. Nonostante ciò, l'incidente e le persone che ne furono colpite non sono state dimenticate. Grazie mille per aver guardato questo video. Se hai qualche suggerimento per nuove storie, lascia un commento qui sotto. Non vedo l'ora di raccontarti altre storie e spero di rivederti nel prossimo video.